Oh, guarda che c'è Nicola... Oh, scusa. Oh, guarda che c'è Nicola Giang! Benvenuti nella Chinatown migliore di tutta l'Europa. Ci troviamo a Milano, più esattamente in via Paolo Sarpi, uno dei quartieri più famosi e frequentati della città. Una zona che si è fatta conoscere solamente in questi ultimi anni, perché è proprio in questi ultimi anni che hanno aperto tutti sti locali di street food. Perciò in questa puntata vedremo insieme quante cose riusciremo a mangiare con 100 euro. E stavolta con noi abbiamo la Go Ultra, la videocamera ultra compatta di Insta360 che registra in 4K e pesa solamente 53 grammi. E con l'ultimo aggiornamento è diventata molto di più di una semplice videocamera. Ricorda di mettere mi piace a questo video e seguirmi. Grazie a tutti per il supporto. Vi voglio bene. Perciò mettetevi comodi e buona visione! E buongiorno, adesso vi porto a fare una bella colazione tipica locale ed è una colazione che già vi ho fatto vedere in passato nel video della città natale dei miei genitori e anche della maggior parte dei cinesi che vivono qui nella Chinatown di Milano, e la faremo in questo locale qui che si chiama Wenzhou Tianxintian, o se no in italiano Trattoria Cinese, e questo locale è straconsigliatissimo dalla gente locale. Oh, è venuto a mangiare pure un comico cinese. Che non mi va. Che yao die. Che dove aghi. Ed ecco a voi la colazione tipica del posto, tipica milanese, no scherzo, tipica della Chinatown di Milano, perché come sapete la maggior parte dei cinesi che stanno in Italia arrivano da Wenzhou, perciò la colazione è tipica wenzhounese. E qui in totale abbiamo speso 6 euro e guardate le porzioni quanto sono abbondanti, guardate sto youtiao. Incominciamo da questo qui che si chiama tofu no, che si può mangiare sia dolce che salato. Solitamente il salato lo mangiano al nord della Cina, mentre al sud lo si mangia dolce. In questo locale lo fanno in entrambi i modi e noi l'abbiamo scelto salato perché a me piace di più. In pratica è un budino di tofu condito con un brodo di carne, della carne macinata, delle alghe, del youtiao, del cipollotto e del zazai. Buon appetito! È tipo un budino ma molto più morbido, scivola proprio in gola, non tocca neanche mordere. Questo di prima mattina ti si riscalda il cuore. E dato che qui ci sono solamente dei pezzettini di youtiao che ormai sono diventati morbidissimi all'interno del brodo, ne abbiamo ordinato uno intero. Si sente che è stato appena fatto, è bello unto, croccante fuori e sofficissimo all'interno. E finalmente passiamo al nuo mi fa, uno dei miei piatti preferiti cinesi, che sarebbe il riso glutinoso condito con della carne macinata di maiale, degli youtiao tagliati a julienne, del cipollotto, del zazai, il tutto bagnato da un sugo di carne. Ecco perché sarà consigliato sto locale, lo fanno veramente autentico. Si sente la croccantezza del youtiao che fa contrasto a questo riso glutinoso, bello gommoso, e la carne macinata e il zazai che danno quella sapidità in più. Qui le porzioni sono veramente abbondanti, cioè con 6 euro vi potete riempire in 3. Siamo veramente strapienissimi, siamo a posto per cena, però non possiamo arrenderci così perché è ancora molto presto, la maggior parte dei locali sono ancora tutti chiusi e nel frattempo smaltiamo tutto e continuiamo la nostra sfida. Ma più che altro forse ho esagerato col fritto, potevo farne anche a meno degli youtiao a parte. Allora state attenti e non rubate le cose che sennò vi mettono le foto sulle vetrine. Attenzione, fate i bravi. Ah guardate, qui è aperto. Lingqi Shenzhen. Dai, che abbiamo qualcosa qui. 生煎包一份儿，猪肉的. Qui fanno i pausa momento, perciò qui non trovate solamente Shenzhen bao, quella che abbiamo preso noi, ma trovate tantissime altre cose. Posto, andiamo a mangiare. Ed ecco a voi i Shenzhen bao, un piatto tipico di Shanghai, e sono dei piccoli pausa alla griglia. E una porzione da 5 pezzi costa 6 euro. Buon appetito! Sono grigliati alla perfezione e all'interno è strapieno di carne che è molto gustosa, che si abbina perfettamente al croccante della crosticina grigliata, e questa versione non c'ha il brodo all'interno perché i Shenzhen bao esistono di due tipi. C'è la versione senza brodo che vi ho fatto vedere anche nel video di Shanghai, e c'è anche la versione col brodo che a me piace un botto, e questa qui è una via di mezzo, non è né secco né col brodo. Buonissimo. A posto, adesso visto che sono tutti aperti, continua il nostro street food tour in Chinatown. Ora mangiamo da Kwa Fu Cha Chuan o Kwa Food Fried Chuan, che è un locale consigliato da tantissima gente qui, e poi è una catena cinese. In Cina ce ne stanno tantissimi, l'ho visto pure in Malesia e non l'ho mai mangiato in vita mia, perciò la prima volta lo faremo qui nella Chinatown di Milano. E questa mini videocamera è magnetica, perciò la potete attaccare su ogni superficie metallica oppure sull'apposito ciondolo, che ti permette di riprendere a mani libere e creare dei contenuti in prima persona. Andiamo. Allora,
La prima cosa da fare è schiaffare un vassoio. Ah, c'è scritto pure qua, prendi il vassoio, poi scegli dal frigo, c'è la carne, la verdura, i carboidrati. Io ogni volta ci metto tipo 3 ore per scegliere una cosa perché, oh, guardate quanta roba c'è qua. Dai, prendiamo una cotoletta di pollo, il tofu secco, i funghi enoki, il cavolfiore, filetto di maiale. Poi il terzo step è pagare alla cassa. Ciao! Piccante o no? Vuole piccante? Sì, piccante, molto piccante, grazie. Molto piccante. Ora c'è dato questo aggeggio che quando sarà pronto suonerà. È suonato subito, ho fatto subito. Grazie, sì, sì. E vai, si mangia! E qui all'interno c'è solamente un tavolo e 2 seggiole. Vi consiglio di mangiare fuori. In totale per questi 5 spiedini abbiamo speso 7,50 €. E qui la ragazza mi ha chiesto se volevo piccante. Ho detto molto molto piccante. Guarda, mi è scappato il mondo di peperoncino. È rossissimo. Incominciamo dai funghi enoki. Buon appetito! C'è la croccantezza del fritto che fa contrasto alla croccantezza dei funghi enoki, speziato in un modo spettacolare, solamente che forse ho esagerato col piccante. Spero di non perdere la voce per il piccante perché siamo ancora agli inizi. E in cinese, per modo di scherzare, i funghi enoki li chiamano anche ci vediamo domani perché sono lenti a digerire. Passiamo al tofu secco, dice scritto tofu secco ma in realtà è tofu fritto, perciò è un tofu fritto fritto. È stupendo, una botta di olio di frittura in bocca, che poi il tofu secco assorbe un botto il sapore delle spezie. Cavolfiore. Il cavolfiore lo dovete assolutamente prendere. A me solitamente la verdura non mi dice un granché, ma fatto in questo modo ne mangerei a quintali. Wow, filetto di maiale. È difficile da staccare dallo spiedo, ma è stragustosissimo, la carne è molto saporita e il fritto si sente a malapena, molto molto profumato. Ovviamente che, avete visto, è difficile da staccare dallo spiedo, per il resto è molto molto buono. E per finire, dato che siamo a Milano, cotoletta di pollo. Wow, questo è spettacolare, veramente molto croccante. E poi queste scaglie di frittura si sciolgono in bocca. Il sapore degli spiedi è uguale, solamente che cambia di consistenza. Ognuno ha la consistenza diversa e ognuno è gustoso in un proprio modo. Ho rivisto un attimo i video che abbiamo fatto finora, mi sono accorto che c'è la bocca gonfia. Continuiamo il nostro giro. Ora che mi si sono sgonfiate le labbra, andiamo a mangiare nel prossimo locale. E questo è un locale abbastanza nascosto perché non è proprio nella strada principale Paolo Sarpi, ma è una trasversale. Ed eccoci da Shiyunjia. 你好，来一份凉皮，一个煎饼果子。In questo locale questi 2 piatti sono straconsigliatissimi. In totale qui spendiamo 13,50 €. Abbiamo ordinato un jianpi, che è uno street food che si mangia in quasi tutta la Cina, soprattutto per colazione, ed è proprio un piatto tipico di Tianjin. 老板，你们是天津人啊？ Adesso ormai in Italia non sono solamente gente di Wenzhou, dello Zhejiang, ma anche del nord della Cina. E il Jianpingguozi in pratica è una specie di crepe in versione cinese che è salata e si fa con una pastella di fagioli verde mungo e poi ci si schiaffa sesamo nero, la salsa di tofu fermentato, eccetera eccetera. E poi ci si schiaffa anche o il youtiao, ovvero la pastella che abbiamo mangiato prima a colazione, quella fritta, o se no il kuopier, che sarebbe una sfoglia fritta. Buon appetito! Un'esplosione di sapore in bocca, si sente la morbidezza della crepe, il profumo dell'uovo che fa contrasto alla croccantezza del kuopier. Sembra di essere ritornato in Cina. Vabbè che qui non fa differenza, siamo a Chinatown e l'atmosfera è tale quale, solamente che qui i prezzi sono totalmente differenti. Siamo in Italia. Questo invece è liangpi, un piatto tipico della regione del Shanxi, ovvero che comprende anche Xi'an, dove c'è l'esercito del terracotta, no? Per farvi capire meglio. E sono dei noodles freddi fatti con l'amido di frumento. C'è anche la versione quella col riso, ma solitamente se vedete questi pezzettini qui di glutine è fatto col frumento. Perciò, cari amici celiaci, questo qui non lo potete mangiare. E solitamente lì lo fanno con l'olio rosso al peperoncino, ma qui lo fanno con una versione con la salsa di sesamo, che anche questa è una versione molto amata dai cinesi. Qui come potete vedere le porzioni sono ultra mega giganti. Sto avendo un crampo al braccio perché è strapesante. Vado?
Wow, è buonissimo, molto rinfrescante, perfetto per l'estate, gelatinoso, liscio, scivoloso, che poi si appiccica il sapore di questo brodino che è molto sesamoso e aglioso. Poi c'è la morbidezza del glutine che se lo mangiate con gli occhi chiusi ricorda di mangiare la mozzarella, le mozzarelline. E solitamente quando mangio gli ampi preferisco metterci anche un pochino di peperoncino per dare quel pizzico di piccantezza in più. Raga, sono già sfinito, perciò adesso prendiamo uno snecchino da Juewei Yapo, ovvero il collo d'anatra, così tanto per stuzzicare, perché non possiamo avere la bocca vuota. Miao, 可以来一份鸭脖吗？甜辣口味、麻辣口味。这不是你们位置吧？不是。Ah,可以随便坐，好，谢谢。Il negozio si chiama Collo d'Anatra, qui sulla scatola c'è scritto anatra pechinese. Sono due cose differenti e qui come potete vedere il collo d'anatra è stato tagliato. In realtà il collo d'anatra è lunga così tipo. E questo è un piatto tipico di Wuhan ed è il collo d'anatra brasato. Abbiamo speso 6 euro e qui si possono scegliere di due gusti, noi li abbiamo scelti entrambi, perciò ci ha fatto un misto, c'è quello dolce piccante e piccante mala. A vederli così non si riconoscono. Proviamo questo? La carne è brasata alla perfezione, è dolce e un pochino piccante. E il collo si mangia così, mangiate la carne che c'è vicino, perché in mezzo c'è l'osso. E questi con quella poca carne che c'hanno non riempiono per nulla, perciò valgono solamente come snecchino da abbinare alla birra, tipo un aperitivo. Che poi tra l'altro il nome di questo locale, Juewei Yapo, è una catena cinese molto famosa che fanno il collo d'anatra e altre carni o tofu brasato, solamente che questo qui mi sa che non è originale, cioè hanno solamente copiato il nome e il logo e mi sa che non è l'unico qui a Palo Sarpi perché ho visto tantissime altre catene fasul. Però l'importante è che fanno le robe bene. Dicono che lo fanno anche meglio della catena originale stessa. E proprio qui appiccicato c'è un altro locale che si chiama Beijing Traditional Roll. Nemmeno a Pechino l'ho mai mangiato questo Traditional Roll. Forse adesso ne chiappo uno per vedere cos'è. Ni hao, 可以来份卤肉卷吗？ sì, sì. Ed ecco a voi il luro jar. Per questo abbiamo speso 7,50 € e guardate che mattone ci è andato. Pesa tipo 5 kg. In pratica è un involtone con all'interno la carne brasata di maiale, il cetriolo, l'alga, l'insalata, il germogli di soia, il coriandolo e del peperoncino. E questo qui c'è scritto che è un Beijing Traditional Roll. E io Beijing la conosco molto bene, conosco anche benissimo il cibo pechinese, ma questo qui non l'ho mai visto e non ne ho mai sentito parlare. Basta che sia buono. Buon appetito! Io però avrei tolto le alghe perché non ci stanno per niente bene qui all'interno. A Pechino ok non c'è, però a Tianjin c'è un cibo simile a questo. Anche lì fanno una specie di involtone dove all'interno ci schiaffano il mondo, ci schiaffano anche più roba di questo qui. Avranno scelto Beijing forse perché Tianjin non è così rinomata, perciò chiamiamolo Beijing Roll. E con una bomba del genere si sta a posto a colazione, pranzo e cena e forse anche la colazione del giorno dopo. Ormai tutti sapranno che in Cina adorano mangiare il piccante, soprattutto nelle parti del Sichuan o a Chongqing. Però la regione più piccante in Cina, numero 1, è il Jiangxi. E qui abbiamo trovato un ristorante che fanno cucina tipica del Jiangxi. Il locale si chiama Zhou Zhenzhen Nanchang Banfen, in inglese Noodles King. Ni hao, 打包一个南肠拌粉，谢谢。微辣、中辣、太辣，选哪？ Ah, 中辣beh. Ah, sì, sì. Ecco, all'interno il design è molto molto bello, Raga, bellissimo. Ed ecco a voi il Nanchang Banfen. Questa porzione costa 8 € e sono dei noodles di riso tipici di Nanchang, che è il capoluogo del Jiangxi, la regione più piccante della Cina, che ancora non ci sono mai stato, ma ci vorrei un botto andare perché adoro mangiare il piccante. Allora, in pratica sono dei noodles di riso asciutti con carne macinata, arachidi, peperoncino, tanto peperoncino, perché è bello rosso. Troviamo dell'aglio, il cipollotto e della rapa sott'aceto. Buon appetito! I noodle sono scivolosi, belli gommosi, hanno assorbito tutto il sapore di ogni spezia che c'è qui all'interno. Si sente la freschezza del peperoncino, ma non è il piccante mala, quello del Sichuan, quello del Chongqing, ma è il piccante piccante che conosciamo già tutti, che poi i noodles di riso quando si asciugano diventano molto appiccicosi e perciò ogni boccone si appiccica alla carne macinata, al peperoncino, al cipollotto e agli arachidi tostati. Un pochetto dolce, forse perché c'è la rapa sott'aceto e si sente un botto quell'essenza di olio di sesamo profumatissimo. Secondo me riuscirei a mangiare pure l'extra piccante, ma per cauzione abbiamo preso questo qui medio ed è veramente gustoso. Abbiamo finito i noodles, ma guardate quanta roba è rimasta ancora.
Cioè, datemi una piadina, datemi un panino. Beh dai, il piccante si sta facendo sentire, eh. C'ho le labbra che si sono riscaldate, le sento un pochino gonfie, guardate, ho rifatto il Botox per la seconda volta. Perciò ora ci starebbe un botto, un qualcosa di ghiacciato, e qui ormai nella Chinatown di Milano è facilissimo da trovare. E tra le varie catene, autentiche o meno che ho visto, questo qui, il Tuk, il Coco, dovrebbe essere autentico. Perciò andiamo a prendere un bel milk tea qui. Qui entrando si dà quella botta di milk tea vintage. Guarda, questo è il menù, noi prendiamo questo qui, il più classico di tutti. Ciao, andiamo, 이거奶茶普通的加布丁吧. Guardate qui che posti che c'hanno. Questi in cinese li chiamano lazy sofa, eppure qui sono avanti, c'è andato sto aggeggio che suonerà. Ma noi stiamo qui ad aspettare, ci sta il fresco che è all'interno, fuori fa tipo 37 gradi. Ci voleva! È carino quel peluscino di bubble tea. Grazie. Ecco il nostro milk tea classico con ghiaccio e zucchero regolare e abbiamo aggiunto del budino e per questo abbiamo speso 5 euro. Alla salute! Questa è la perfezione. Poi c'è il budino bello morbido che si scioglie in bocca. E un milk tea del genere è da un botto che non lo bevevo. In Cina adesso vanno di moda i milk tea quelli più sani, perciò cercano i tè più pregiati. Ma il milk tea che fanno da coco è più sul vintage, un milk tea del passato. Questa è la via principale di Chinatown, via Palo Sarpi, che è una strada lunga fino a là. E ai tempi non era così, non c'erano tutte queste piante, questi alberi eccetera. Passavano di qua e di là i carrelli per gli ingrossi, ma adesso no, perché non ci stanno più gli ingrossi, li hanno spostati tutti, sono andati tutti in periferia, al girasole mi pare. Ora invece è tutto street food. In questi ultimi anni hanno rinnovato tutto, perciò gli hanno dato un aspetto tutto nuovo e mi sono accorto che sono ancora in piedi dei bar che avevo visto già da piccolo. Ai tempi erano bar normalissimi, gestiti da cinesi. Ora invece sempre gli stessi bar hanno aggiunto altri cibi per adattarsi ai gusti di adesso, tipo hanno messo il mochi, bubble tea eccetera. Solamente che secondo me non c'è alcun senso, perché ci sono anche tantissimi altri locali che fanno principalmente quelle cose lì. E ultimamente ho sentito che hanno fatto la richiesta per mettere il Pai Fan e lo vorrebbero mettere proprio qua, proprio all'inizio della strada via Palo Sarpi, che sarebbe tipo un arco, una porta che ce l'hanno quasi tutte le Chinatown del mondo. Cioè pure a Den Haag, che sta in Olanda, ce l'ha questo Pai Fan, che non è una Chinatown così rinomata, anzi è piccolissima, non c'è un cacchio di cinese là. Qui invece c'è un botto di roba, raga, e la considero la Chinatown migliore di tutta l'Europa, perché di varietà qui non la batte nessuno, a mio parere. Ai tempi esisteva solamente la cucina di Wenzhou, dello Zhejiang, ora invece crescono come funghi la cucina di altri posti della Cina, del nord-est della Cina, di Tianjin, di Xi'an, di Chongqing, e non solo, è multietnica qui. C'è pure la cucina giapponese, coreana, ci trovano anche i negozietti quelli carini, le blind box. Ormai Palo Sarpi è una parte della Cina che si è staccata e si è appiccicata qui a Milano. E con l'ultimo aggiornamento, la Go Ultra, oltre ad essere una videocamera leggerissima, è diventata anche la nostra assistente vocale AI personale. Così quando vi sentite soli potete chiacchierare con lei. E per attivarla basta dire: "Hey Kira, consigliami un locale di ravioli del nord-est della Cina nella Chinatown di Milano." Certo, per ravioli del nord-est della Cina in Chinatown potresti provare Ravioli Nord-Est o un ristorante cinese Sole. Entrambi sono piuttosto famosi per i loro ravioli. Fantastico! Oh, allora andiamo il primo, dai, Ravioli Nord-Est. Può riconoscere anche qualsiasi cosa che ci capita davanti, tipo quando state in un museo e non capite cos'è una cosa, o se no state davanti a un monumento e non lo conoscete, non sapete il suo significato, oppure anche su questa bevanda che è tutto in cinese e non capite che bevanda sia, no? Vi fate: che bevanda è questa? È una bevanda elettrolitica al gusto di lichi e sale marino, del marchio Ali Energy. Ah, è tipo un Gatorade? Esatto, è una bevanda elettrolitica simile a un Gatorade, ma a lichi e sale. Cos'è questo davanti a me? È una bicicletta elettrica a noleggio del servizio Lime. In pratica è come fare una videochiamata con un'esperta di tutto. E questo davanti a me cos'è? Questa è una Fiat Topolino, un quadriciclo elettrico perfetto per la città. Ma perché qui a Milano ce ne stanno così tante? Ne ho viste parecchie. Milano sta spingendo molto sulla mobilità elettrica e sostenibile e la Topolino è l'ideale per muoversi in centro.
Inoltre è un quadriciclo che può essere guidato anche dai 14enni, quindi piace molto ai giovani. Questa raga è la svolta, anche perché non è finita qui, può addirittura tradurre una conversazione in tempo reale tra due persone che non parlano la stessa lingua. Guardate, ora vi dico una frase in cinese. Attiva traduzione cinese-italiano. Modalità traduzione avviata. 记得点赞这个视频，关注我，谢谢大家的支持，爱你们哟！ Ricorda di mettere mi piace a questo video e seguirmi. Grazie a tutti per il supporto. Vi voglio bene. Ecco, questo è il locale che ci ha consigliato Lago Ultra e siamo un pochetto fuori da Palo Sarpi, ma leggermente, abbiamo fatto solamente 10 minuti di camminata dalla via principale e si chiama Ravioli Nord-Est, ossia in cinese Tong Pei Jiaozi. E qui per ordinare basta scansionare il codice QR che c'è qua. E questo è il menù, c'è sia in cinese che in italiano. C'è questo, mi piace. E che abbiamo anche un Tong Pei Chan Jiang Cai, la verdura cruda che te lo immerge nella salsa, dai, poi vi farò vedere. Questo raga l'ho ordinato dopo e non lo mettiamo dai in conto, perché c'è voglia di birra con un caldo bestiale come c'è ora adesso a Milano, è anche il minimo. Ed ecco arrivato il tutto, qui in totale spendiamo 17 euro, 8 euro per 10 ravioli e 9 euro per questo abbinamento qui. E poi vi dirò come si mangia e cos'è questa salsina. Questi sono i ravioli tipici del nord-est della Cina, i Tong Pei Jiaozi. E come potete vedere hanno una forma diversa dai ravioli che già conosciamo tutti, a forma di mezzaluna. Su questi ravioli si vede proprio questa parte appiattita, che li appiattiscono con le dita. E ogni parte della Cina c'è un proprio modo di mangiare i ravioli, cioè la salsa. A Pechino lo immergono nell'aceto cinese. Nel nord-est della Cina invece lo immergono nella salsa di soia e questo abbinamento qui è l'abbinamento che piace ai wenzonesi, ma a Nicola Gianco gli piacciono entrambi, ma con l'aggiunta di un po' di peperoncino. Lo immergiamo e buon appetito! Oh, favolosi! La pellicina è sottilissima, non si sente nemmeno. All'interno c'è questo miscuglio di sapori tra carne macinata di maiale e aglio cinese. Raga, una bomba! Poi abbinato a questa salsina che abbiamo fatto noi, aceto, salsa di soia e peperoncino, che poi non picca neanche, è solo molto fragrante. E questi ravioli non sono né alla griglia né al vapore, ma sono stati bolliti all'interno dell'acqua bollente, poi scolati e asciutti. Proviamo a chiedere a Kira se riconosce questo piatto. Ehi Kira, che piatto è questo? Lo riconosci? Sì, sono involtini di sfoglia di tofu con cetrioli, cipollotto e salsa di soia fermentata. Sembra buono. Di che parte della Cina è questo piatto? Sono un tipo di involtini cinesi, diffusi in molte regioni, spesso associati alla cucina del nord della Cina. Sì dai, più o meno è quello. Questo piatto si chiama Zhang Jiang Cai, che tradotto in italiano significa verdura immersa nella salsa. Infatti qui troviamo della verdura cruda tagliata, i cetrioli, il cipollotto, il peperone e queste sono sfoglie di pelle di tofu. E qui raga l'aspetto non è una delle migliori perché è stata al frigo per un po'. Solitamente quelli freschi sono un pochino più chiari. Si prende la verdura, un po' di cetriolo, cipollotto, il peperone, si avvolge il tutto e si immerge in questa salsa fatta con fagioli di soia fermentata, saltata con delle uova e del peperoncino. Semplice, genuino e gustosissimo. E se non vi va la pelle di tofu potete mangiare anche così. C'è sta salsina che è bella salata, ci sono proprio i pezzetti di soia che sono salati, però non è piccante per nulla, perché nel Tompei originariamente non si mangia piccante, solamente che loro adorano il piccante. Comunque questo qui non è peperone, è peperoncino, è bello piccante. La salsa non è piccante, ma questo sì, che botta. Proviamo così. Solamente il prezzo, nel senso una roba del genere, della verdura normalissima, semplicissima, costa 9 euro. Ora siamo da Pinsheng o Mr. Pai e guardate cosa fanno qua. Fanno una cosa molto familiare, assomiglia moltissimo alla focaccia che abbiamo mangiato a Wenzhou, però qui si chiama in un altro modo, non so se è lo stesso. Jingyun Shaoping. Guardando gli ingredienti sembra la stessa cosa. Oh. Che 好的，我想问问这个金云是什么意思？缙云就是那个地方的名字。是啊，是个地方名字。缙云啊，是在哪里啊？浙江吗？浙江丽水的。那应该和那个温州麦饼很像吗？温州麦饼是软的。软的。对。哦。缙云的是脆的。好，谢谢啊。
svelato l'arcano. Qiyun è il nome di una città che sta vicino a Li Shui. È detto che è molto simile alla focaccia che abbiamo mangiato a Wenzhou, solamente che a Wenzhou è morbida e a Qiyun la fanno croccante. In realtà pure a Wenzhou la fanno sia croccante che morbida. E per questo abbiamo speso 4 euro. Proviamo com'è sto Qiyun Shaoping. Buon appetito! Sembra di mangiare un cracker. È croccantissimo perché la pasta è molto sottile, è molto secco e si sente il sapore della verdura essiccata, misto carne, si sente anche il profumo del sesamo. In pratica è un cracker saporito. Sentite, questo è perfetto per la ASMR. Comunque il sapore è salato e un pizzico di dolce perché ci avranno messo sicuramente lo zucchero. E questa focaccia in Italia viene conosciuta come piadina cinese perché i cinesi d'Italia gli hanno dato questo nome italianizzato, solamente che non c'entra nulla con la piadina. E i cinesi in Italia dovrebbero chiamare i propri piatti in cinese e non italianizzarli, perché sennò la gente va in confusione. Vado in Cina e chiedo I want a Chinese piadina. No, non ti capiscono. Ti dici Mapping, ti capiscono subito. Al contrario dei giapponesi che hanno fatto una cosa intelligentissima, cioè i propri piatti li chiamano col proprio nome e non italianizzarli. Ramen si chiama ramen, gyoza si chiama gyoza, mochi si chiama mochi, sushi si chiama sushi, sashimi si chiama sashimi, nigiri si chiama nigiri. Non è che il nigiri l'hanno tradotto come pesce crudo sul riso o peggio ancora arancino aperto con il pesce crudo sul riso in bianco. La cosa che dovrebbero fare anche tutti i cinesi nel mondo. Continuiamo la nostra sfida. Mi sa che abbiamo mangiato abbastanza, perciò adesso andiamo a mangiare in altri 2 posti e dovremmo essere lì, cioè sui 100 euro. Qui abbiamo trovato Wuxuezhan, che è pieno di fila, E cos'è che fanno? Il pane con spiedini di carne. Sta roba mi ispira. Al top 1, panino con carne di agnello. No, 我要一份羊肉串儿加饼，谢谢。辣吗？辣的，谢谢。微辣、中辣。中辣. È stato tutto appena fatto, il pane è appena uscito dal forno e poi gli spiedini appena tolti dal fuoco. Ed ecco voi il Yanrou Char Jiaping, ovvero pane o focaccia che avvolge degli spiedini di agnello. Raga, che bollenti, mi sto stionando le mani. E per questo abbiamo speso 8 euro e qui, come potete vedere, fanno anche con altre carni. C'è quello col pollo, col maiale, eccetera eccetera. Noi l'abbiamo scelto con l'agnello perché è il top 1, perché io adoro mangiare gli spiedini di agnello cinesi e qui ce l'abbiamo avvolto all'interno di una focaccia. Ancora meglio. Buon appetito! La focaccia è molto leggera, sottile, un po' croccante. All'interno c'è questo spiedino di agnello speziato in stile cinese, si sente un botto il cumino, piccante al punto giusto ed è molto gustoso. E all'interno, come avrete visto, ci stanno 3 arrosticini. Dalla foto comunque sembrava molto più grande, guardate che roba. Cioè io mi immaginavo un pane vero e proprio a mo' di kebab con un botto di arrosticini, e invece sono solamente 3 arrosticini avvolti in una focaccia sottilissima. Però è buono, Momento pausa, ci prendiamo qualcosa da bere. E qui tutto d'un botto hanno aperto tantissimi alimentari asiatici e questo qui mi sa che è l'unico che c'ha i posti a sedere dove potete consumare i prodotti che avete acquistato da lì. E noi abbiamo preso questo qui, sono ancora un bambino. E comunque sta bibita a mo' di biberon non l'avevo mai visto in vita mia. Anche se, come ben sapete, ho avuto un negozio online di alimentari asiatici che ho tenuto aperto per circa 2 anni e poi ho deciso di chiudere perché dovevo scegliere o continuare a fare i contenuti o restare lì nel magazzino a spedire la merce. Oh, è un biberon vero e proprio. Alla salute! Non mi ricordo come si beve il biberon. Aspettate. Però sgocciola tutto, che cacchio. È fatto male. O forse non l'ho chiuso bene io. Sto sbrodolando tutto il tavolo, ma è colpa loro che vendono sti prodotti. È uno yogurt da bere al sapore di mango. E come ultimo cibo vi voglio portare a mangiare uno dei piatti più amati al momento dai cinesi, che è il malatang. Proviamo a chiedere a Lago Ultra quale locale consiglia. Ehi, Kira, consigliami un locale in Chinatown di Milano che fa il malatang. Per il malatang in Chinatown a Milano potresti provare gli Anko Fu. Ne parlano bene per il brodo e l'atmosfera gioviale. Ti interessa avere qualche altro dettaglio? Mi ha consigliato lo stesso locale che avevo intenzione di andare anch'io, perciò andiamo! Ed eccoci da Yankuo Fu, è questo una catena famosissima sparsa in tutta la Cina che fa il malatang.
E questo qui ho fatto una ricerca, è vero, è autentico. Allora qui come funziona raga, il Malatang funziona così: prendi la ciotola, la pinza, poi scegliete i vostri ingredienti, passo 3 scegli la base della zuppa e poi ti prepari la salsa. La prima cosa da fare è prendere la ciotolona, la pinza. Raga, come in Cina, uguale. E chiappiamo i nostri ingredienti. Dopo che avete finito di scegliere i vostri ingredienti, date tutto al banco, poi ve lo pesa perché va a peso, fate preparare il tutto e poi fanno pagare. Costa 2,69 € ogni 100 grammi. Vi danno sto aggeggio che adesso, vedete, adesso chiama, è pronto, andiamo giù a prendere. Oda? Ah, sì sì. Qui manca le posate, risentiamo un attimo. Vieni con me, dai. Le posate sono qui, sono i cucchiai, le bacchette, le ciotole. Vi potete creare anche i vostri condimenti come all'hot pot, un po' di aglio, peperoncino, salsa di sesamo e anche un po' di salsa di arachidi, cipollotto e coriandolo. Ed eccolo pronto il nostro Malatang, il nostro primo Malatang che mangiamo in Italia. E in totale abbiamo speso 12,64 € e mi sa che ci siamo arrivati ai 100 €, Forse l'abbiamo anche superato di un pelino. Non ci posso credere, c'è Yanko Fu pure in Italia. Buon appetito! Il sapore è molto buono. Io ho scelto il piccante normale, il piccante medio, e rispetto al Malatang che ho mangiato in Cina è molto più leggero e per questo qui c'è la possibilità anche di farvi il vostro condimento. Se anche a voi piacciono i sapori forti, proprio come me, potete farvi il condimento voi. Fate così e lo immergete nel vostro condimento, come nell'hot pot. Che bomba ho creato, buonissimo! E cos'è il Malatang? Come avrete visto è un miscuglio di tutto il mondo, cioè ci potete schiaffare di tutto, quello che volete mangiare voi. Se siete vegani potete scegliere solamente verdura, se invece siete carnivori c'è pure la carne, poi ve lo cucinano loro con il peperoncino, la salsa di sesamo eccetera ed è pronto. Qui abbiamo scelto il surimi, dei ramen istantanei, delle polpette di pesce, un po' di verdure perché fa bene, la pelle di tofu raga, non pelle di topo, tofu. E il Malatang originariamente è un piatto tipico del Sichuan, solamente che la versione classica non c'è la salsa di sesamo. Infatti questa versione qui, la versione che adorano tutti i cinesi adesso, è la versione del nord-est e non del Sichuan. Ci hanno messo appunto questa salsa di sesamo, è iniziato a piacere a tutti. Pure il proprietario di questa catena qui, Yanko Fu, è del nord-est della Cina. Perciò questo Malatang che conosciamo ora e che piace a tutti è una rivisitazione. A posto! Adesso posso direttamente rotolare fino a Pesaro. Comunque in totale con quest'ultimo pasto abbiamo speso 101,14 €. Sfida completata, con successo. Abbiamo superato di pochissimo, di solamente 1,14 €, che poi tra l'altro, non ve l'ho detto nel video, ho trovato 1,10 € sulla poltrona in hotel. Questo è il destino. E prima di concludere vi volevo informare che sul sito di Insta360 dal 17 agosto sono iniziati gli sconti di Back to School che vi permettono di risparmiare fino a 200 €. Perciò è giunta a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo al prossimo video. Vabbè, ciao! Devo fare stop.